Però c'è in questo momento questa fase di, diciamo, di differenza anche tra quelli che sono assolutisti del Bitcoin. Sembra quei momenti, quelle faide, mi ricordo, tra, capito, Microsoft, Linux, che dicevi Sì, no, è così, è molto... è Com'è così. così passionale questa... Perché fondamentalmente tutto nasce da una forte ideologia, una forte ricerca di riappropriarsi della libertà. La prima libertà è quella finanziaria, quindi i Ok, cyber Daft Punk hanno iniziato a ragionare su come posso riappropriarti della mia libertà in un'era in cui internet da una parte sembra democrazia, ma dalla parte ti può portare alla sorveglianza di massa, chiaro. capito? Per cui dice qual è la libertà più importante da gestire, da preservare? Quella finanziaria, perché come spendi i tuoi soldi dice tutto di te, le tue malattie, i tuoi amanti, le tue preferenze politiche. Certo. E da là hanno iniziato a ragionare su cosa posso fare. Qui sono stati una marea di esperimenti che poi hanno portato al Bitcoin. E da là poi una marea di cloni che però hanno delle caratteristiche diverse. Chiaro, chiaro. Una finalità anche diversa. Finalità diverse. Scusami, ma in Blockchain Lab che tipo di ricerca fate? Allora, noi fondamentalmente facciamo due cose, perché siamo molto ideologizzati. Da una Ok, parte facciamo la ricerca pura, che la finanziamo con i lavori di consulenza che facciamo per gli incumbent. Allora, la ricerca pura, per esempio, adesso ci è venuta in mente una cosa che è come scambiare diverse tipologie di asset sulla blockchain. Quindi ci siamo inventati RGB, di cui stiamo scrivendo il codice ok, con tutta la comunità. Tutto quello che facciamo per noi è open source, quindi dibattiamo con la comunità, ok. discutiamo. Che cos'è RGB? Allora, fondamentalmente è la possibilità di scambiarsi diversi tipi di coin, non soltanto Bitcoin, sulla blockchain di Bitcoin. Ok, Questa è la nostra ambizione e su questo stiamo lavorando. Questa è ricerca pura, ok. ok? Sperimentale, magari funziona, magari non funziona. Esatto. Ce la finanziamo con donazioni privati e con il nostro lavoro di consulenza della for profit. Cosa facciamo per gli incumbent, per le aziende? Facciamo tutti quei servizi che a loro servono per lavorare sulle cripto. Banalmente, un fondo Sì, che compra e vende cripto ha bisogno di avere un posto sicuro dove tenere le sue chiavi private, ma lo fa all'interno di un'organizzazione che da una parte la business chiaro. unit che compra è diversa dalla business unit che riceve gli ordini per ragioni di sicurezza, quindi bisogna montare tutto un sistema di chiavi private che non si perdano, non subiscano degli attacchi vettoriali da hackers o interni, perché Certo. esatto, e quindi ne facciamo questa tipologia di lavori oppure attività completamente sperimentali, cioè per esempio il Bitcoin era estremamente volatile. Allora proviamo a trovare Perché delle dici era estremamente volatile? perché una volta ti Dici... svegliavi la mattina a più 30, a Chiaro. meno No, 30, adesso è però dici adesso si è tranquillizzato e resta tranquillizzato per qualche motivo o semplicemente il momento e poi invece Allora, riprenderà? premetto che i tecnologi sono pessimi traders, Ok, perché noi valutiamo soltanto la tecnologia e non la parte emotiva. In questo momento ci sono molti coins, c'è la nuova ondata degli stable coin e questo sta dirigendo le risorse da altre parti. Poi un'altra cosa c'è da dire. Tu il prezzo che vedi è il sì, prezzo di scambio sull'exchange. sì, L'exchange è soltanto un terzo del totale scambiato, perché chi veramente vuole grandi ordini va a OTC, quindi over the counter. Ci sono ok, dei mercati come per le security. I grandi ordini non passano mai attraverso il Nasdaq, passano attraverso OTC, over the counter exchanges. Per esempio uno è BitMax. ok, E il prezzo non viene registrato, tu prendi quello dell'exchange, quindi il vero prezzo di Bitcoin o di Ethereum o di cosa vuoi te, non è il vero prezzo che tu vedi sull'exchange, ma è il grande che viene scambiato sull'OTC, che di solito è 2 terzi. wow, ok, E se io vedo, tu lo vedi da Twitter, cioè il mezzo con cui la comunità comunica verso l'esterno è Twitter, molto spesso da messaggi privati o da pubblici,
Ci sono le balene, specie o nel Medio Oriente per l'instabilità economica, c'è stata l'impennata in Turchia quando c'è stata la caduta della moneta, oppure in Asia che cercano di accumulare perché Bitcoin o monete simili a Bitcoin sono considerate più uno store of value. Chiaro. Quando Quindi compro, me le tengo lì e aspetto che il valore torni su e quindi sì, per me è un UDL, come diciamo Ok. noi, UDL, non ULD. Ok. Perché l'ha scritto una sera un ubriaco, per Esatto. questo che viene UDL. Scusami, torno un secondo sul tema. Questo è super interessante. Effettivamente non ci avevo mai pensato, ma uno valuta sempre sul valore, diciamo, su quello che riportano i media e sul valore degli exchange, ma c'è una parte di valore che invece 2/3 del mercato. va oltre e tu non vedi e passa attraverso altri binari. Effettivamente ragionavo sul fatto che se un fondo muove tanti soldi, magari c'ha 100 milioni, un mezzo billion che muove, non è che può stare lì col suo wallet qui e dire aspetta che adesso sposto, compro, e quindi ha bisogno di tutto un sistema di sicurezza che prima era tutta la parte bancaria, ma oggi invece quella roba lì gliela devi sistemare e fare Gliela ad devi hoc. costruire intorno perché è molto controintuitivo rispetto ai processi bancari. Prima cosa che una banca ti dice, quanto costa transare sulla blockchain? E tu gli dici dipende e lui dice guarda io devo vendere 100 bitcoin o 100 milioni. Non dipende dal prezzo, da quanti byte tu metti all'interno di un blocco, il peso. Ok, Da quello dipende dalla tua transazione, quindi come la costruisci. E già questo gli smuove un mondo. certo. Poi dice dove tengo la custodia per poi scambiare. Guarda, tu hai bisogno di Scusami, questo. perché dipende dal peso? Perché fondamentalmente, allora, premessa, ehm, come nasce Bitcoin? Bitcoin è la risposta alla possibilità di avere hard money che non sia censurabile. Come fai ad avere qualcosa che non sia censurabile? Se tu hai un'azienda, qualsiasi governo, qualsiasi hacker, qualsiasi persona può venire da te e importi un qualsiasi cosa. Chiaro, O un tuo dipendente può fare questo in tua vece. Se tu hai milioni di nodi sparsi, sarà impossibile. Napster verso torrent. Perché torrent esiste ancora? È impossibile, sono milioni che possono nascere ogni dove. Ma per avere milioni di nodi tu devi avere un peso estremamente leggero di quello che quel computer, quel nodo chiaro, può detiene. gestire. Pertanto la blockchain, che è un registro, una cronologia di tutte le transazioni dall'origine, deve essere leggera, può essere 2 giga, non più. Per cui ogni piccolo blocchetto che viene prodotto deve essere estremamente leggero. Più tu allarghi il blocco, più tu aumenti il peso e diminuisci le persone che saranno disposte a Giusto, che sono in farlo. grado di gestire quel tipo di Quindi transazioni. è sempre un trade-off che Bitcoin cerca di risolvere attraverso lo sviluppo di determinate tecnologie. Per questo motivo che il Bitcoin non è veramente anonimo, perché dovresti aumentare il peso del blocco, quindi diminuire conseguentemente il numero dei nodi e quindi diminuire la decentralizzazione. A quel punto viene meno Chiaro. Il senso il proprio godo. del tutto, certo. Sì. Ma è vero che comunque sono pochi soggetti oggi che hanno in mano il mining, ad esempio, di Bitcoin, cioè di fatto non è così decentralizzato come sembra, oppure è solo leggenda? È leggenda e disinformazione con un ma. Allora, ci sono i minatori, se vuoi, certificano un blocco, i nodi validano. I minatori possono soltanto se si mettono tutti insieme più del 50%, perché noi parliamo sempre del 50%, l'attacco al 50%, ce ne vuole molto di più di potere, possono censurare, non accettare dei blocchi, possono spendere doppiamente i loro soldi, non i tuoi soldi, ma non possono fare altro. Quindi avere Bitmain, il famoso Bitmain, ha più del 51%, perché fra le sue aziende
e le aziende che controlla a ben più del 51%, Ok. ma gli è stato impossibile perpetrare qualsiasi attacco. Noi l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo avuto un grandissimo attacco all'indipendenza del Bitcoin perpetrato da Bitmain e da altri attori. Non hanno avuto successo, Perché? pur avendo la maggioranza, perché fondamentalmente i nodi e i developers non hanno accettato di riscrivere determinate regole, per cui è il nodo che valida, che dice questa cosa passa perché rispetta questa regola, questa seconda regola, questa terza regola. Ok. E c'è stata, dal punto di vista tecnologico è complesso, cioè accettare Segwit, che poi avrebbe portato dell'altra cosa, che significa avere un modo molto veloce di spendere Bitcoin, che è il Layer 2, che è il Lightning Network. Però se vogliamo fare una chiacchierata semplice, Sì. questi sono problemi tecnologici abbastanza complessi. Quindi questo è vero, i miners anche con il 51% non possono essere un pericolo fino a un certo punto. Per cui scusami, il fatto che uno dice ecco ma in Cina ci sono una marea di mining company o c'è una concentrazione insomma di chi mina Bitcoin, tu dici questo non è di per sé sufficiente a influenzare l'ecosistema complessivo. Allora, fino a quando ci sono i cosiddetti full node, cioè ogni computer, ogni persona che decide ha tutta la storia della blockchain. Nel momento in cui però tu per semplicità vuoi qualcosa di molto più leggero, lo vuoi sul tuo telefonino, si chiama SPV. SPV sarebbe? Sarebbe una versione estremamente leggera del nodo che tiene soltanto la fotografia Ok. del passato unita insieme. Questa ti viene data dai miners. Se tutti o la maggior parte di noi andassimo verso questa soluzione, i miners potrebbero fare quello che vorrebbero. Ah, ok. Quindi questo è il ma. Ah, ok. Per questo se tu adesso vai su Twitter, no? E tu guardi molti tweet dei cosiddetti maximalist, quindi vabbè, Zucco, Pulò, Adam Beck, tutti dicono be your full node e tutti spingono verso una leggerezza del full node in modo tale che tu eviti questo pericolo, altrimenti ci potrebbe essere. Ma i nodi dove stanno fisicamente? Ma i nodi stanno anche a casa mia. Ah, ok. Cioè, Ok. tu hai soltanto bisogno Quindi di per scaricarti. per essere un nodo non ho bisogno di avere tutto i miei serveroni e fare tutto il No, no, lavoro così. assolutamente, tu devi soltanto scaricare dal web tutta la blockchain e Ok. ha soltanto spazio, ha bisogno soltanto di uno spazio, quindi Ok, di ok. un computer potente, Chiaro. però non hai bisogno di altro. Ovviamente tu consumi dell'energia elettrica minima, Certo. consumi il tuo hardware, per cui sì, Chiaro. un minimo lo hai. Ascoltami, su questo tema del consumo dell'energia elettrica, che commento mi dai? Allora, obiettivamente l'attività di mining, per come viene adesso minato le monete, che è il modo più sicuro attraverso la proof of work, richiede energia. Un'energia abbastanza importante. Facciamo però un parallelo. Quanta energia o carbon footprint costa il mantenimento dei soldi fisici all'interno delle banche Ok. e la loro sicurezza, il mantenimento dei database dei soldi virtuali, perché quando noi abbiamo un fiat money, una currency, tendenzialmente il 10% è fisico, il 90% è virtuale. Ok. Dal punto di vista legislativo, tu devi mantenere anche dei documenti fisici in strutture protette. Io prima lavoravo nei sistemi di pagamento tradizionali, per questo Certo. conosco anche il dietro le quinte. Questo ha un costo molto alto Corretto. e un costo energetico molto alto, perché tu hai anche il sistema informatico delle banche, hai 3 redundancy. Perché te lo impone la legislazione, perché a protezione dei... Quindi hai 3, diciamo, sistemi di backup.
Quindi alcune ricerche dell'MIT e di altre università mostrano che effettivamente sono comparabili e quello bancario è più alto. Ah, ok. Quindi sì, è energivoro, ma comparabile. Il punto è, questa energia ha un suo senso nel momento che soddisfa un bisogno che per te è veramente importante. Io trovo assolutamente assurdo, e qua parto a titolo personale, onde evitare di essere fired dall'azienda, Cacciata. l'uso della blockchain, delle blockchain, permission, dei sistemi federati che consumano molta energia, implicano expertise molto importante, ma soprattutto un uso dell'energia importante, quando potresti risolvere la stessa identica cosa con dei bei database crittografati. Chiaro. Questa è una cosa che non capirò mai. Ha senso dal punto di vista logico? No. Però si può fare. Ok. Per cui dici, alla fine è un dispendio di energia similare a quello che viene fatto oggi nei sistemi tradizionali e quindi ci sta. Ma c'è la possibilità di andare oltre, perché ad esempio Proof of Work è una tipologia, però magari uno può trovare delle altre modalità. Ma ci sono diverse tipologie di prove. Il punto è quello che garanzia tu vuoi e cosa vuoi ottenere. Perché la proof of stake, che implica molto meno energia, quello portato avanti da Ethereum, che ancora deve essere implementato, ancora soltanto la parte di ricerca. Ammettiamo che questa ricerca venga implementata. Cosa okay? sarebbe la proof of stake? Fondamentalmente che tu dimostri il possesso, senza che risolvi il puzzle matematico molto difficile da risolvere, molto facile da controllare, che è la proof of work inventata da Adam Beck. Che è molto energivora. Ha una sicurezza, un trust che non è matematicamente infallibile come quella di Bitcoin. Quindi è il solito trade-off. Tu cosa vuoi? Meno energia ma meno trust. Meno trust, meno sicurezza. Cioè, il punto è questo. Se tu ritieni che ti va bene fidarti di una terza parte centrale, che può essere una fondazione, che può essere una persona, che può essere uno Stato, il sistema migliore e più efficace è quello centrale. La centralizzazione è il sistema più veloce, più efficace, che consuma meno energia, che ha meno costi, ma ti devi fidare di una terza parte. Chiaro. E la terza parte ovviamente è grande, Certo. è nota, e se io fossi un malintenzionato, quello che in crittografia si chiama un malicious attacker, io vado a colpire quello, non Chiaro. vado a colpire centinaia di nodi che non so chi sono. Chiaro, chiaro. Questo la sicurezza è qualsiasi cosa. Voi fate anche una parte, chiamiamola di formazione, no? di academy, che si collega a questo argomento, perché alla fine dei conti uno parla sempre, no? di questi temi e poi nella maggior parte dei casi uno non ci capisce mai una mazza, no? Nel senso c'è una totale disinformazione, quindi uno dice, boh, sarà vero, non sarà vero, è veramente complesso, a meno che non entri veramente nel merito. Questa Academy che cosa combina? Allora, innanzitutto la Rec Academy, che proprio viene dallo slang, tende a combinare la parte di tutto l'ecosistema delle cripto. Noi ovviamente crediamo in Bitcoin, ma consideriamo anche le altre cose. Davvero le considerate, però di lato. Le consideriamo perché dal punto di vista tecnologico per dibattere qualcosa la devi conoscere. Certo, devi conoscere il nemico. Onestà intellettuale. Allora, la parte di trading, perché è abbastanza controintuitiva, sui fondamentali è difficile capirci, e il trading è molto meno frequente. Io ho parlato recentemente con Tom Bayes, con Izzy, con Well Panda, che sono riconosciuti come i trader più affidabili, o comunque quelli che hanno previsto in anticipo i vari trend,
E loro mi dicono, io faccio poco trading perché hai bisogno di meno frequenza. La parte di sviluppo all'interno della blockchain e sopra la blockchain, perché tu puoi avere una marea di applicazioni che la sfruttano. La parte della sicurezza, perché alla fine qualsiasi cripto finora sono le tue chiavi private. Le tue chiavi private, se tu le perdi, purtroppo, sorry for your loss. Certo. E quindi stiamo costruendo un insieme di parte divulgativa, informativa, che ha varie profondità, che dipende da che livello sei. Anche per gli stessi sviluppatori, il livello avanzato comprende nozioni di economia, perché alla fine noi partiamo da un'esigenza economica, nozioni di teoria dei giochi, perché non è soltanto tecnologia. Il sistema funziona perché sono state messe in campo le soluzioni tecnologiche che si basano su degli incentivi, per cui se tu cheat, vuoi fregare l'altro, non ti conviene. E quindi sono tutte è molto multidisciplinare, per questo che è complesso. Questo è una parte, se vuoi, per correggere una simmetria cognitiva, ma poi c'è alla base un grave problema di asimmetria informativa. Cioè, la maggior parte di quello che leggi è errato, non perché, credo, le persone vogliano essere maliziose, quindi è una campagna di disinformazione, ma perché proprio non capiscono. Cioè, tu dici, la blockchain non mi ha detto assolutamente nulla. Certo. La blockchain di Bitcoin è completamente diversa da quella di Ethereum, Ripple, Stellar, e hanno dei trade-off estremamente diversi. Quindi quando tu hai detto blockchain is good, ho detto un termine che di fatto non mi ha detto nulla, è una non c'entra buzzword nulla. che non dice nulla. Infatti mi sono scagliata contro Rubin, recentemente su Twitter, che graziosamente mi ha anche risposto, per cui lui diceva la blockchain, e io ho fatto, tu non stai dicendo assolutamente niente. Certo. Dimmi di cosa stai parlando e a quel punto ti Chiaro. posso rispondere dal punto di vista Chiaro, tecnologico. dimmi quale blockchain e di cosa stai parlando. Peraltro sulla sicurezza effettivamente pensavo è pazzesco il fatto che oggi, cioè tu ti metti lì e dici allora mi scrivo le 12 parole su un fogliettino di carta che divido in 4 pezzettini e metto uno dal notaio, cioè è una roba che non si può restare così a lungo, insomma, anche i fratelli Winklevoss, no, che dicono abbiamo il fondo mega che raccoglie un sacco di soldi e poi abbiamo i nostri pezzettini di carta sparsi nel caso in cui succeda qualcosa. Allora, Cioè, la sicurezza logica non la potrai mai avere al 100%. Qualsiasi sistema è sottoposto a un attacco vettoriale che tu potrai soltanto diminuire. cosa intendi per attacco vettoriale? Tu puoi avere, attacco vettoriale sono il perimetro in cui tu puoi essere attaccato, quello che parlavamo prima. Tu puoi essere un hacker che ti viene dall'esterno, un tuo impiegato internamente che può essere per malizia o per incompetenza, il fallimento dello stesso hardware. Ok. Quindi tu puoi avere, tu quando studi una soluzione di storage delle chiavi private per un'istituzione finanziaria, studi prima l'istituzione finanziaria o l'exchanger, perché lo facciamo anche per gli exchange, e quali sono gli attacchi vettoriali e i trade-off che tu vuoi. Perché tu mi dici, io voglio avere la possibilità di muovere i fondi ogni ora. Oddio. Significa che io quelle chiavi le devo muovere velocemente, quindi ti devo studiare un sistema che ha una sicurezza al 90%. Chiaro. 85. Tu devi essere preparato a sopportare quel livello di sicurezza o di insicurezza. Certo. Per cui c'è già una percentuale dentro di insicurezza che tu devi dare per scontato. E noi quello che consigliamo è questo. Prima giocaci da solo e perdici dei soldi e falli perdere ai tuoi dipendenti, perché soltanto così tu impari. Ok. E questo non so quanto sarà apprezzato quando glielo dici. soprattutto noi abbiamo imparato così. Certo. Guarda che io ci lavoro da 3 anni e ci lavoro perché sposo un'ideologia, ma io ho iniziato in maniera autonoma a muovere qualcosa da pochissimi mesi perché non mi fidavo di me stessa. Ah, ok. Perché sorry for your loss. E poi ci sono anche sistemi di monitoraggio.
perché tu devi anche poter monitorare. Chiaro, chiaro. E quindi c'è tutta una costruzione che è complessa. Ma prima cosa facevi? Prima di entrare Dunque, in questo io fenomeno? lavoravo per IDC. IDC è una società che fa technology research and forecast a livello mondiale. E quindi facevo la parte, ero responsabile europea di financial services, ma la mia passione erano i sistemi di pagamento. Ah, ok. Quindi vabbè, facevo la parte di banking, la parte di capital markets, ho fatto anche la parte di insurance. Quindi facevo i numeri, dove andrà il mercato, valutavo io e il mio team, cioè le varie soluzioni, le varie innovazioni, e la parte che era affascinante con la sistema di pagamento. Ah, ok. A me mi ha sempre, quella mi ha fatto impazzire. Senti, da qua a 2 anni, non dico 5 anni, perché 5 anni già l'ho chiesto prima, mi sembrava troppo lungo. 2 anni. Che cosa prevedi? Apri la sfera di cristallo e dici, ok, da qua a 2 anni Bitcoin è sparito, oppure c'è ed è dominante, o è emerso qualcos'altro? Che cosa pensi? Che direzione vedi? Allora, in questo momento noi siamo a un determinato livello dello scontro, che è questo. C'è una fase speculativa, una fase in cui si stanno facendo molti soldi con determinate cripto, con determinate tipologie di coin. Okay? Questa fase andrà avanti per un periodo di tempo, poi c'è Bitcoin. Bitcoin ha le caratteristiche, abbiamo detto, di Armani. È resistente, cerca di essere, con i nuovi sviluppi tecnologici, di raggiungere il 100% della privacy e della fungibility, significa che una cosa è uguale a un'altra, non porta dietro la storia di per cosa è stato utilizzato. Okay? Che ama la decentralizzazione e è in contrasto con una terza parte che sorveglia. Questo è inconciliabile con un sistema sociale, governativo come lo abbiamo adesso. Quindi il progetto Bitcoin o si ritaglierà fra 2 anni una sua nicchia e diventerà uno store of value, cioè veramente un bene come una volta era l'oro, che però può essere censurabile, oppure sarà fatto implodere dall'interno. Ah, ok. Perché è incompatibile con il governo. A meno che noi non accettiamo una teoria della cospirazione, che secondo me è folle. Ma andiamo con la teoria del complotto, mi mancava questa. Allora, tu sai che fondamentalmente Bitcoin è stato inventato da Satoshi Nakamoto, che nessuno sa chi possa sarà essere. Trump, secondo me, sarà stato Donald. No, secondo me non è proprio quel rosso dei capelli di Trump. Alcuni ritengono che sia il piano B del NSA nel momento in cui il dollaro fallisca. Ah, ok. Perché effettivamente c'è soltanto un elemento che può suffragare questa tesi, che secondo me è folle, anche perché significherebbe che lo Stato sappia maneggiare la tecnologia. Generalmente gli Stati non sanno maneggiare la tecnologia, quindi sono assolutamente dei bradipi, per cui mi sembra abbastanza irrazionale pensarlo. Però l'unica cosa che può suffragare questa teoria del complotto è che, sposata da alcuni, è che è stata utilizzata una curva ellittica che era proprio del mondo militare, molto poco utilizzata nel campo della crittografia, che è sottostante la proof of work e anche le private key, che stranamente è stata utilizzata questa, e stranamente questa curva ellittica è stata censita dall'ente nazionale americano che censisce tutte le tecnologie, che gli dà una definizione, il NIST. Ok. Questo è l'unico elemento, che sarebbe il piano B, dal momento che comunque il dollaro floppa o abbiamo comunque è indebitato moltissimo, noi abbiamo qualcosa che è uno store of value. Staremo a vedere, ci rivediamo tra 2 anni e vediamo che cosa è successo. Grazie. Grazie, mitico.